Oggi esploreremo l'affascinante universo mitologico di Inazuma Eleven, dalle tecniche più potenti come la mano di luce e il colpo supremo, fino alle squadre ispirate agli dei greci, alle divinità norrene e persino agli arcangeli e ai demoni che racchiudono profondi significati simbolici che rendono ogni mossa e ogni giocatore un legame diretto con le leggende dei popoli antichi. Preparatevi a un viaggio tra storia, mitologia e calcio. Capirete perché queste scelte non sono mai casuali e come aggiungono spessore narrativo all'intera serie. Come primi due riferimenti al divino abbiamo la mano di luce e il colpo supremo, entrambe tra le tecniche più celebri del franchise. Quello che le accomuna è il loro nome giapponese, rispettivamente God Hand e God Knows, che si riferiscono al divino, citando Dio nei loro nomi. Questo ha come significato che sono tecniche di un incredibile spessore con accezione divina. Come prossimo tema troviamo la Zeus, e già da come si può capire dal nome della squadra, ha come tema le divinità greche, infatti Zeus è il re di tutti gli dei, essendo una religione politeista. In port c'è Poseidon, soprannominato Poseidon, ispirato al dio del mare, dell'acqua e dei terremoti. Infatti le sue tecniche sono riferimenti al controllo dell'acqua e dei terremoti. In difesa troviamo Apollo, Hephaestus, Ares e Dionysus. Il primo, Apollo Light, è ispirato ad Apollo, dio del sole e della luce. Poi c'è Jeff Iron, ispirato ad Efesto, dio del fuoco, della lavorazione dei metalli e della tecnologia. Infatti, come dice la sua descrizione, conduce la palla con la forza di un vulcano. Abbiamo Lane War, ispirato ad Ares, dio della guerra e del coraggio. Non lascia respirare gli avversari e li pressa fino a quando non riescono più a muoversi. Per chiudere la difesa c'è Danny Wood, ispirato a Dioniso, dio del vino. Infatti tende a lasciarsi trasportare completamente quando si esalta durante una partita. A centrocampo troviamo Artemis, Hermes e Atena. Il primo, Artemishmen, si ispira ad Artemide, dea della caccia e della natura selvaggia. I suoi passaggi e tiri volano dritti come se fossero frecce. Poi c'è Arion Matlock che è ispirato ad Hermes, dio dei confini e del commercio. Infatti prima di ogni partita analizza la squadra avversaria per non trovarsi impreparato. Infine Wesley Knox, ispirato ad Atena, dea della guerra e della saggezza. È il cervello della squadra, abituato a grandi vittorie. Il tridente di attacco è composto da Demeter, Afrodite ed Era. Jonas Demetrius si ispira a Demetra, dea della fertilità del terreno. Infatti ama la geografia e gioca come se fosse tutt'uno con il terreno su cui cammina. Byron Love ha come riferimento Afrodite, dea dell'amore e della bellezza. La sua eleganza lascia senza parole gli avversari. Henry House è ispirato ad Hera, dea del matrimonio e delle donne. È molto geloso e non permette a giocatori più bravi di lui di fare giocate spettacolari. Questo si riferisce alla gelosia delle tanti amanti di suo marito Zeus. Passiamo alla panchina, dove abbiamo Icarus, Achilles, Heracles, Cronus e Medusa. Come primo abbiamo Igiras, si ispira a Icaro, un personaggio greco le cui ali si sono sciolte perché troppo vicine al sole. Poi c'è Gassili, ispirato ad Achille, un semidio che ha perso la vita durante la guerra di Troia. Come dice la sua descrizione, alludendo alla sua morte, ha una grande forza ma spesso soffre di infortuni alle caviglie. Come terzo troviamo Harry Kloss, ispirato al semidio Eracle, il semidio greco noto come il divino protettore dell'umanità. Andy Chronic si ispira a Cronos, personificazione greca del tempo. Infatti durante una partita, anche senza orologio, sa quanto tempo manchi alla fine. Come ultimo giocatore abbiamo Ned Youssef, il mostro greco che trasformava le persone in pietra con il suo sguardo. I suoi capelli si ispirano ai serpenti che aveva in testa Medusa. Restando sempre nel campo della Zeus abbiamo il nettare degli dei, ispirato all'ambrosia. L'ambrosia nella mitologia greca era la bevanda degli dei dell'Olimpo, capace di donare immortalità e salute perfetta. Spesso associata al nettare veniva anche usata per guarire ferite o preservare corpi mortali. Nonostante fosse riservata agli dei, alcuni mortali o esseri mitologici tentarono di consumarla, con conseguenze variabili. Descritta come un liquido dorato o un cibo dal sapore sublime, il suo nome significa immortale, simboleggia la divinità e la perfezione. Passiamo ad alcune tecniche, partiamo con la seconda stagione di Inazuma Eleven, dove troviamo il Ganymede Proton, dove il nome localizzato è laser fotonico. Ganymede può riferirsi a diverse cose, come la mitologia oppure l'astronomia. Nella mitologia greca, un giovane principe troiano di straordinaria bellezza, rapito da Zeus per diventare il coppiere degli dei sull'Olimpo. Zeus lo rese immortale e lo pose tra le stelle come la costellazione dell'Acquario. In astronomia Ganimede è il più grande satellite naturale di Giove, il più grande dell'intero sistema solare. È persino più grande di Mercurio e possiede un oceano sotterraneo che potrebbe ospitare forme di vita. Proton invece sta per protone, quindi la subunità di un atomo.
Troviamo anche la famosa tecnica di Dvalin, il calcio interdimensionale che viene localizzato nelle altre lingue come Gungnir, che è la leggendaria lancia di Odino nella mitologia norrena. Gungnir rappresenta il potere e l'autorità di Odino come dio della guerra e della saggezza. Secondo alcune saghe, Odino la usò per inaugurare la prima battaglia tra gli dei e i giganti, lanciandola sopra l'esercito come simbolo di inizio del combattimento. La lancia è anche legata ai rituali di sacrificio in guerra, dove i guerrieri venivano consacrati a Odino per garantirsi il suo favore. Nel significato più profondo simboleggia il destino e la precisione ineluttabile. Poi abbiamo l'Excalibur che, come deduciamo dal nome, è la leggendaria spada di Re Artù, nella mitologia e nelle leggende del ciclo arturiano. Secondo le storie non è solo una spada potente, ma un simbolo di autorità e legittimità per Artù come re d'Inghilterra. Excalibur è spesso descritta come un'arma invincibile, capace di proteggere il suo portatore e di conferire una grande forza. Oltre a rappresentare il potere e il diritto di Artù, la spada è anche legata al tema della giustizia e della virtù, descrizione che caratterizza anche Edgar Partinus, suo utilizzatore. Ora abbiamo il volo di Icaro, tecnica peculiare di Kruger che si ispira a una storia della mitologia greca che racconta di Icaro, figlio di Dedalo, un grande inventore e architetto. Secondo il mito, Dedalo costruì per sé e per suo figlio delle ali fatte di piume e cera per fuggire dal labirinto di Creta, dove erano prigionieri. Icaro, però, ignorando gli avvertimenti del padre, volò troppo vicino al sole. Il calore sciolse la cera che teneva insieme le due ali, facendolo cadere nel mare dove morì. Il volo di Icaro è spesso interpretato come un simbolo dell'arroganza umana, del desiderio di superare i propri limiti e delle conseguenze di ignorare i consigli dei saggi. Troviamo un'altra tecnica dell'America, il grande lupo, che traducendo il nome giapponese diventa Gran Fenrir, ma di questa leggendaria figura ne parleremo meglio dopo, con un altro personaggio. Possiamo passare al nome della squadra italiana, l'Orfeo, che si ispira all'omonimo leggendario poeta, musicista e cantante della mitologia greca, noto per il suo talento straordinario nel suonare la lira e cantare. Figlio di Apollo, il dio della musica, e della musa Calliope, Orfeo era in grado di incantare chiunque con la sua musica, dalle persone agli animali, fino agli stessi dei. Parlando sempre della squadra italiana, abbiamo la spada micidiale, che in lingua originale è Odin Sword. Nella mitologia norrena non esiste un'arma specifica chiamata così nei testi antichi, ma Odino, il padre degli dei, è noto per possedere diverse armi potenti. La sua spada più famosa è una lancia, di cui abbiamo parlato prima, ma non una spada. Tuttavia, in alcune versioni moderne della mitologia o in opere di fantasia, Odino viene spesso associato a una spada potente, anche se non è esplicitamente menzionata nelle saghe tradizionali. In più, all'interno del cerchio della tecnica ci sono rune che rappresentano il nome della tecnica. Passiamo alle due squadre sfidabili nel postgame in Inazuma Eleven 3, la Daystar e la Darkstar. I giocatori della Daystar prendono il nome degli arcangeli, poiché i loro nomi terminano con lo stesso suffisso El, che in ebraico significa Dio. In porta troviamo Anorel, dove il suo nome giapponese si ispira al Velvet Shank, un fungo asiatico. Infatti è in grado di sfruttare poteri soprannaturali utilizzando i funghi. In difesa troviamo Nenel, Genel e Cadel e Lefiel. L'unico che sembra avere una correlazione con un personaggio mitico è Nenel, che riprende il suo nome dall'arcangelo Nanael. Il suo nome significa Dio che umilia i superbi ed è l'angelo della saggezza, della meditazione e della comunicazione spirituale. Protegge chi è nato tra il 5 e il 9 dicembre e favorisce la ricerca interiore, la conoscenza e la verità. Poi a centrocampo c'è Sachiel, Wenel, Nuel e Yentel. Come primo abbiamo Sakinel, che si ispira a Sachiel, che è uno degli arcangeli della tradizione mistica, associato alla ricchezza, alla giustizia e alla misericordia. Governatore del giovedì e legato al pianeta Giove, Sachiel aiuta ad attrarre abbondanza, successo e protezione spirituale. È spesso invocato per benedizioni materiali e guida morale. Dopo c'è Wenel, che riprende Uriel, che è uno dei 4 arcangeli principali secondo varie tradizioni religiose. Il suo nome significa luce di Dio o fiamma di Dio. È l'angelo della saggezza, della verità e dell'illuminazione spirituale. Viene spesso rappresentato con un libro o una fiamma e guida l'umanità verso la comprensione profonda e la giustizia divina. Poi abbiamo Nuel e il suo aspetto si ispira ai Kyupai, che sono bambole ispirate ai cherubini, con occhi grandi, guance paffute e un ciuffetto di capelli a punta, diventato celebre nei primi anni del 1900. Infine troviamo Yentel, ispirato ad Ananiel, che è un angelo menzionato nella tradizione ebraica, in particolare nel libro di Enoch, dove è descritto come uno dei 20 angeli capi dei veglianti. Il suo nome significa pioggia di Dio o nube di Dio, e si dice che governi i fenomeni atmosferici come la pioggia, la rugiada e il vento.
È anche uno dei guardiani delle porte del vento del sud, portando prosperità, vita e abbondanza. In attacco ci sono Gael e Sael, dove il capitano nella localizzazione inglese si chiama Sanctus, che significa sacro. Passiamo alla Darkstar, dove in porta c'è Astaroth, che è una figura demonologica presente nella tradizione cristiana e nell'occultismo. Deriva da Astarte, un'antica dea della fertilità e della guerra. Nella demonologia medievale, Astaroth è considerato un potente duca dell'inferno, spesso descritto con ali da pipistrello, corona e uno scettro. Appare nei libri di magia come il grande tentatore dell'orgoglio e custode della conoscenza proibita. Poi in difesa troviamo Rubu, Agor, Ebimus e Belal. Rubu deriva da Bael, che è un demone della tradizione occultista, descritto nei Grimori come il primo re dell'inferno. Si manifesta con 3 teste, una di rospo, una di uomo e una di gatto. È associato all'invisibilità e al potere sugli uomini. Il giocatore si ispira anche a Belzebub, che è uno dei più potenti demoni nella tradizione cristiana e nell'occultismo. Il suo nome significa Signore delle Mosche. È considerato un principe dell'inferno, spesso associato a Satana o parte della trinità demoniaca con Lucifero e Astaroth. Secondo la demonologia, incarna il peccato della gola e domina sulle orti di spiriti infernali. Poi troviamo Agor, che si ispira ad Abigor, un demone della tradizione demonologica, noto anche come Eligos. Viene raffigurato come un cavaliere armato che cavalca un cavallo feroce. Conosce i segreti della guerra, prevede il futuro delle battaglie e può donare il favore di nobili e potenti. Come terzo giocatore difensivo c'è Ebimos, che riprende le orme di Behemoth, che è una creatura mostruosa citata nella Bibbia, nel libro di Giobbe. È simbolo della forza bruta e del caos primordiale, descritto con corpo gigantesco, potenza immensa e ossa dure come bronzo. Behemoth rappresenta la potenza indomabile della natura. Nella tradizione ebraica e medievale è visto come una bestia apocalittica che, insieme al Leviatano, apparirà alla fine dei tempi. A chiudere la difesa c'è Belial, che si ispira all'omonimo demone. Belial è uno dei demoni più antichi e temuti nella tradizione cristiana e nell'occultismo. Il suo nome significa senza valore o senza padrone. Viene citato nella Bibbia come simbolo del male assoluto e nei Grimori come l'Ars Goetia è descritto come un re potente dell'inferno, seducente e astuto, che comanda 80 legioni di demoni. È associato alla corruzione, all'ambizione e alla ribellione. Passiamo al centrocampo, dove troviamo Malphas, Scorgia, Aracuné e Jezebet. Malphas si ispira all'omonimo demone, che è un potente demone della demonologia classica. È un grande presidente dell'inferno. Si manifesta inizialmente come un corvo, ma può assumere forma umana ed è il costruttore dell'inferno. Può erigere torri, castelli, rivelare i segreti dei nemici e ingannare chi lo invoca. Gorgia si ispira a Glasielabolas, un potente demone della tradizione occultista, citato nell'Ars Goetia come il 25esimo spirito infernale. È un presidente conte dell'inferno che comanda 36 legioni di demoni e si presenta come un cane alato con le sembianze di un grifone. È associato alla strage, all'omicidio, all'invisibilità, ma può anche rendere invisibile e far guadagnare il favore dei nemici. Passiamo ad Aracuné, che si ispira ad Aracne, che è un personaggio della mitologia greca, celebre per la sua abilità nella tessitura. Era una giovane mortale così talentuosa da sfidare la dea Atena in una gara di tessitura. Il suo lavoro era perfetto, ma era arrogante. Per punirla, Atena la trasformò in un ragno, condannandolo a tessere per l'eternità, e da qui nasce il nome Arachnide, per i ragni. Infatti, come vediamo dal suo profilo, usa le tecniche di ragno per spaventare gli avversari. Arriviamo a Borba, che si ispira a Barbatos. Barbatos è un demone dell'Ars Goetia, l'ottavo spirito infernale, con il titolo di Duca dell'Inferno. Si dice che appaia come un nobile arciere accompagnato da cacciatori e suoni di corni. Ha il potere di parlare con gli animali, rivelare tesori nascosti e segreti del passato, oltre a riconciliare amici e nemici. Arriviamo agli attaccanti con Zanos ed Estra. Il nome giapponese di Zanos è Satanatos, un'unione tra Satana e Thanatos. Satana è la principale figura del male nelle religioni abramitiche. Nel cristianesimo è l'angelo caduto che si è ribellato a Dio e guida le forze del male. È chiamato anche Lucifero ed è associato al peccato, alla tentazione, all'inganno, mentre Thanatos è la personificazione della morte nella mitologia greca. Figlio della notte, è rappresentato come un giovane alato, spesso con una torcia rovesciata. A differenza di Ade, che regna sull'oltretomba, Thanatos incarna la morte pacifica e inevitabile. Era temuto e anche rispettato perché metteva fine al dolore della vita. Nella cultura moderna è simbolo del lato oscuro ma calmo della fine. Infine c'è il capitano, Destra, che dovrebbe derivare dalla parola distruzione.
All'interno della serie incontriamo anche K, ispirato alla figura mitologica dei Kappa, che sono una figura leggendaria nella mitologia giapponese, conosciuto per essere un demone acquatico che vive in fiumi, laghi e stagni. Ha l'aspetto di una creatura simile a una tartaruga o un piccolo mostro umanoide, con una corona d'acqua sulla testa che è la sua fonte di potere. Se quest'acqua si svuota, il K perde la sua forza. Si dice che sia molto abile nel nuoto e nell'arte della lotta, ma anche piuttosto malizioso. È noto per attirare le persone nell'acqua per poi affogarle, oltre a mangiare il fegato delle vittime. Una delle leggende più famose sul K è che, se si fa un inchino, lui risponde allo stesso modo, facendo cadere l'acqua dalla sua testa e diventando incapace di muoversi finché non viene ricaricato. Tra i personaggi reclutabili in Azumi Eleven 2 troviamo 4 interessanti giocatori: Phoenix, Dragon, Tiger e Tortoise. Phoenix si rifà, come deduciamo dal suo profilo, a Zook, noto anche come Fenice Vermiglia. È una delle 4 creature della mitologia cinese, che rappresentano i 4 punti cardinali e gli elementi naturali. Zook è associato alla direzione sud e all'elemento del fuoco. Viene rappresentato come un uccello magnifico e rosso, simile a una fenice. In molte leggende è simbolo di rinascita, rinnovamento e vitalità, rappresentando l'energia e la forza del fuoco. È anche un simbolo di estate, portatore di calore, ma anche di equilibrio, perché si dice che abbia il potere di riportare armonia tra le forze della natura. Poi abbiamo Dragon, che si ispira a King Kong, ed è il drago azzurro dell'est, una delle 4 creature guardiane nel cielo e della mitologia cinese. Simboleggia la primavera, l'elemento legno e il colore azzurro. È considerato un protettore celeste, potente e benevolo, legato alla forza vitale, alla crescita e al rinnovamento. C'è Tiger, che si ispira a Bayou, che è la tigre bianca dell'Ovest, guardiana celeste della direzione ovest e simbolo della stagione autunnale, l'elemento metallo, la forza, il coraggio e la giustizia. Viene rappresentata come una tigre maestosa, dal manto bianco scintillante e spesso appare in arte e tradizione come spirito guerriero e protettore. Secondo il mito, una tigre poteva diventare bianca solo dopo 500 anni di vita, diventando così un essere sacro. Infine abbiamo Tortoise, che deriva da Chuan-Wu. È il guardiano del nord e simboleggia la stagione invernale, l'elemento acqua, la resistenza, la protezione e la longevità. È rappresentato come una tartaruga intrecciata con un serpente, spesso avvolti in un abbraccio armonioso. In alcune leggende Chuan-Wu è anche considerato una divinità taoista, che protegge dai mali e dalle influenze negative. Nel taoismo viene venerato anche come divinità guerriera, capace di sconfiggere i demoni e purificare i peccati. Troviamo altri 4 giocatori scoutabili da Inazuma Eleven 3 e sto parlando di Sunil Rahman, Khufu, Khafra e Menkaure. Rahman, come si può dedurre dal nome, si rifà a Ra, il dio del sole, creatore dell'universo secondo gli antichi egizi. Viene spesso raffigurato con testa di falco e il disco solare sopra il capo, e simboleggia la luce, la vita e l'ordine cosmico. Ogni giorno Ra attraversava il cielo su una barca solare, portando la luce, e ogni notte affrontava le tenebre e i mostri dell'oltretomba per rinascere all'alba. Anche all'interno del gioco Ra è riconosciuto come il dio del sole. Gli altri 3 si riferiscono sempre al mondo egizio e sono guardiani di Ra. Khufu è celebre per essere il costruttore della grande piramide di Giza, la più alta e imponente delle 3 piramidi. È una delle 7 meraviglie del mondo antico ed è l'unica ancora in piedi oggi. Di lui si sa poco, ma alcune fonti lo descrivono come un sovrano potente ma severo. Khafra è famoso per aver fatto costruire la seconda piramide di Giza, ma costruita su un terreno più elevato, dando l'illusione che sia più alta. A lui si attribuisce anche la costruzione della leggendaria Sfinge, che si pensa rappresenti proprio il suo volto. Menkaure è conosciuto per aver fatto costruire la terza e più piccola delle piramidi di Giza. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto a quelle di Khufu e Khafra, la sua piramide è famosa per la sua precisione architettonica e l'uso di materiali pregiati, come il granito rosa. Arriviamo alla trilogia di Go e il primo giocatore da analizzare è Njord Snio. Partiamo dal nome. Njord è una divinità appartenente al gruppo dei Vanir, una delle 2 stirpi divine. È venerato come protettore dei navigatori, pescatori e mercanti, poiché controlla il mare, le coste e i venti favorevoli. È anche simbolo di prosperità e abbondanza. Passiamo al cognome. Snio è una personificazione dell'inverno o della neve. In alcune saghe islandesi è descritto come un re mitologico spirito che rappresenta l'arrivo dell'inverno e del freddo. Continuiamo sempre con la serie Go, con dei giocatori del Monte Olimpo, dove i loro nomi rappresentano i titani, mentre il nome della squadra si rifà all'abitazione degli dei greci. Passiamo al film della stagione, con Tescat e Bailong.
Tescat è uno dei giocatori più misteriosi di Inazuma Eleven, apparso per la prima volta nel film Grifo, il legame definitivo, come capitano della squadra ombra ancestrale. Inizialmente calmo e pacato, mostra un lato più oscuro quando dichiara che il calcio, se usato per decidere il destino di una vita, non può essere considerato divertente. Il suo passato è segnato dalla tragica morte della sorella, sacrificata in una partita truccata. Da lì Tescat si isola sul giardino imperiale, dove sembra essere legato in modo spirituale, forse come spirito stesso del calcio. È anche per questo che si rifiuta di unirsi alla lotta contro il quinto settore, pur comprendendo l'importanza del calcio come sport. È interessante notare come Tescat e Bailong sembrino ispirati a due divinità azteche gemelle, Tezcatlipoca, ombra, quindi Tescat, e Quetzalcoatl, luce, quindi Bailong. Questo dualismo si riflette nella storia della serie, specialmente nel Team Zero, dove luce e ombra si uniscono. La sorella di Tescat, pur non avendo un nome, appare durante la serie come spirito che veglia su di lui. Dopo la sua morte, Tescat inizia a vagare senza meta, fino a diventare anche lui uno spirito legato al calcio. Passiamo agli spiriti guerrieri, dove numerosi si ispirano a divinità. Chione, dea della neve, è una figura della mitologia greca e meno conosciuta ma legata all'inverno e al gelo. È spesso descritta come figlia di Borea, il dio del vento del nord, e di Orizia, una principessa ateniese rapita da Borea. Il suo nome significa neve e viene associata alle tempeste invernali e al freddo intenso. In alcune versioni del mito viene considerata una ninfa o una divinità minore che porta la neve sulla terra. Apollo è il dio del sole, della musica, della poesia, della profezia, della medicina e dell'ordine, figlio di Zeus e Leto e fratello gemello di Artemide. È uno degli dei dell'Olimpo più amati e venerati. Suona la lira, strumento divino donatogli da Hermes. È il patrono dell'oracolo di Delfi, dove le sacerdotesse profetizzano in suo nome. È anche dio guaritore, ma può portare malattie se offeso. Atlante era un titano, figlio di Giappeto e Climene. Durante la guerra tra titani e i dei dell'Olimpo si schierò contro Zeus. Come punizione fu condannato da Zeus a sostenere per sempre la volta celeste, in piedi ai confini del mondo. Nelle rappresentazioni moderne spesso viene mostrato mentre regge il mondo, ma originariamente sorregge il cielo. Licaone era un re dell'Arcadia, figlio di Pelia e discendente di Zeus. Secondo il mito, Licaone sfidò Zeus ospitandolo sotto mentite spoglie e cercò di ingannarlo offrendo un pasto che conteneva carne umana, tentando di testare se Zeus fosse davvero onnisciente. Zeus, furioso per l'atrocità del gesto, lo punì trasformandolo in un lupo, condannandolo a vivere in una forma selvaggia e bestiale. Licaone diventa così il simbolo dell'inciviltà e della crudeltà. Il grifo è un animale mitologico che rappresenta la fusione di due dei predatori più potenti della natura, il leone, simbolo di forza e regalità, e l'aquila, simbolo di maestà e potere celeste. Il grifo è considerato una creatura che custodisce tesori, simboleggia la protezione e spesso viene associato al divino o alla saggezza. È anche una figura di guardiano, visto che nelle leggende antiche difendeva luoghi sacri o ricchezze. In molte tradizioni è anche visto come un simbolo di giustizia, perché combina il coraggio del leone con la visione acuta e la saggezza dell'aquila. Raiden è uno degli dei più importanti nel pantheon shintoista giapponese. È rappresentato come un potente dio che controlla il tuono e i fulmini, ed è spesso mostrato come una figura minacciosa con tamburi che suona per evocare i tuoni. È il guardiano del cielo e spesso viene associato anche alla protezione contro gli spiriti maligni. Raiden è una figura centrale nella mitologia giapponese e viene spesso raffigurato con corpo muscoloso, sagome di fulmini e una forte presenza fisica che incarna la potenza della natura. Un'altra tecnica che ha origini mitiche è la spada reale di Arion, tecnica peculiare dopo il Miximax con Re Artù. La spada reale è spesso utilizzata in cerimonie ufficiali come incoronazioni, giuramenti di fedeltà e cerimonie di investitura di un sovrano o di un comandante militare. Simbolo di giustizia e protezione, la spada è associata alla forza e alla legittimità del potere del monarca. In questi casi la spada è considerata un oggetto divino sacro, conferendo al re o alla regina il diritto di governare con autorità e giustizia. Passiamo agli ultraevoluti, con i due più potenti, Wolfram ed Asmodeus. Il termine licantropo deriva dal greco likos, lupo, e anthropos, uomo, ed è spesso associato alla licantropia, una condizione leggendaria in cui una persona si trasforma in lupo, di solito sotto l'effetto di una maledizione, un rituale o una condizione paranormale. Si trasformano involontariamente durante la luna piena. La leggenda suggerisce che il licantropo perde il controllo della propria mente durante la trasformazione.
Nella cultura popolare moderna i licantropi sono spesso rappresentati come esseri maledetti che lottano contro la loro natura bestiale. Il suo spirito Fenrir, belva infuocata, si basa sul Fenrir, cioè un lupo gigante della mitologia norrena, figlio di Loki della gigantessa Angorboa. Fenrir è noto per la sua forza straordinaria e per il ruolo che gioca nel Ragnarok, la fine del mondo secondo la mitologia vichinga. Secondo la leggenda, gli dei, temendo la potenza del lupo, tentarono più volte di legarlo, ma Fenrir cresceva sempre più forte e nessuna catena riusciva a trattenerlo. Alla fine gli dei ordinarono la creazione di una catena magica, che era leggera e sottile ma incredibilmente resistente. Quando Fenrir si accorse che non riusciva a liberarsi dalla catena, si arrabbiò e morse la mano di Tyr, il dio della guerra. Nel Ragnarok, Fenrir è destinato a lanciarsi nella battaglia finale, dove divorerà Odino, il dio supremo, segnando uno degli eventi più tragici e significativi della fine dei tempi. Fenrir è quindi simbolo della forza inarrestabile e della distruzione inevitabile. Passiamo ad Asmodeus, che nella tradizione europea, soprattutto dell'est, il vampiro è spesso descritto come un non morto, una persona risorta nella tomba che vaga di notte per succhiare il sangue delle sue vittime. Sensibile alla luce del sole che può indebolirlo o distruggerlo, non riflette nello specchio, teme simboli sacri come croce o acqua benedetta. Spesso dorme in una bara e può trasformarsi in pipistrello o nebbia. Nella cultura moderna i vampiri sono diventati simboli di fascino, immortalità o tormento interiore, come nei casi di Dracula o dei vampiri romantici contemporanei. Il suo spirito, Glenr, araldo del sole notturno, proviene dalla mitologia norrena, dove è una figura poco conosciuta, ma comunque interessante. Viene citato come il marito della dea Sol, la personificazione del sole. Sol è colei che guida ogni giorno un carro solare attraverso il cielo, trainato da cavalli divini, diffondendo la luce sul mondo. Il suo viaggio è tutt'altro che tranquillo, infatti viene inseguita da un lupo cosmico, che alla fine dei tempi, durante il Ragnarok, riuscirà a divorare il sole. Glenr, il cui nome in antico norreno può significare valle, passaggio o apertura nel cielo, non ha un ruolo attivo nei miti più noti. Tuttavia, il suo legame con Sol suggerisce un valore simbolico, potrebbe rappresentare un elemento naturale connesso alla luce o al cielo, come una chiara apertura tra le nuvole che lascia filtrare il sole. Arriviamo infine a Galaxy, dove analizziamo Cerbeghira, un totem ed è un mix tra il Cerbero e l'Idra. Il Cerbero ha 3 teste canine, una coda di serpente e a volte anche serpenti sul dorso. Il suo compito è impedire ai morti di uscire e ai vivi di entrare nel regno di Ad, dio degli inferi. Cerbero appare in vari miti, il più famoso è quello delle fatiche di Ercole. L'eroe doveva catturarlo e portarlo sulla terra come ultima impresa. Riuscì nell'impresa senza usare armi, solo con la forza. L'Idra invece è un serpente gigantesco con 9 teste, per ogni testa tagliata ne crescevano 2, rendendola quasi impossibile da uccidere. Viveva nella palude di Lerna e terrorizzava la regione. Era figlia di Tifone ed Echidna, come Cerbero. Siamo arrivati alla fine, ecco svelati i segreti dietro i nomi divini di Inazuma Eleven, un ponte tra il fantasy sportivo e le mitologie di tutto il mondo, capace di emozionare e appassionare sia i fan di calcio che gli amanti delle leggende.